se hai cliccato su questo video è perché vuoi migliorare la tua pronuncia italiana. Bene, continua a guardarlo allora. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. In questo video vi darò dei consigli pratici per migliorare facilmente e velocemente la vostra pronuncia italiana. In particolare affronteremo queste questioni: la pronuncia di tutte le lettere, le doppie consonanti, come pronunciare la N finale, come in, con, i pronomi doppi, il suono z, z, come pronunciare l'articolo il, e poi restate fino alla fine perché scoprirete il motivo per cui fate fatica a capire le parole straniere quando vengono pronunciate dagli italiani. E come sempre finiremo con un esercizio pratico. Iniziamo sul serio. Notate quello che sto facendo io. Sto pronunciando tutte le lettere. Una cosa che immediatamente vi fa suonare più italiani è pronunciare tutte le lettere, perché l'italiano in questo senso è una lingua molto semplice, non ha dei dittonghi, delle lettere che si fondono insieme, no, bisogna pronunciare ogni singola lettera, ogni singola sillaba. Non ci sono lettere mute o qualcosa del genere. L'unica eccezione è la H davanti a una vocale, ma in quel caso si legge comunque una lettera, la lettera della vocale. I miei studenti spesso mangiano le lettere, come di solito dico loro scherzosamente. Invece di dire aeroporto, magari dicono aeroporto o aeroporto. No, aeroporto. Non sarà paura, quello che sento spesso, paura. Sarà paura, giardino, ombrello. Ogni singola lettera. Anche alla fine, molto importante. Un altro errore di pronuncia che sento spesso, i tuoi genitori. Tui. No. I tuoi genitori. I miei genitori. Se pronunciate ogni singola lettera, noterete una grandissima trasformazione del vostro italiano parlato. È vero, spesso noi italiani stessi mangiamo alcune lettere, soprattutto quelle finali, ma questo non è previsto nell'italiano standard. Passiamo al secondo punto, le doppie consonanti. E queste sono un incubo per tutti, spoiler, anche per gli italiani. Ma attenzione davvero alla pronuncia di queste doppie consonanti, perché spesso, se pronunciate in maniera scorretta, possono significare qualcos'altro e magari potreste trovarvi in una situazione imbarazzante. Infatti ci sono molte coppie di parole che
aggiungendo una doppia cambiano completamente il loro significato. Qualche esempio: caro, carro, nono, nonno, pala, palla. Vi svelo un piccolo trucchetto, un piccolo segreto. Se avete una doppia, dovete rendere la vocale prima della doppia più corta. Pala, palla. Caro, carro. Dovete sicuramente dare più enfasi alla lettera raddoppiata e allo stesso tempo accorciare la vocale che si trova prima. Pala, palla. Sete, sette. E che dire poi del futuro e del condizionale? Mi riferisco alla prima persona plurale. Partiremo, partiremmo. Faremo, faremmo. Dormiremo, dormiremmo. Notate la differenza? Chiaramente più ascoltate, più riuscirete a sentire queste sottigliezze. Siamo già al punto 3. Fate molta attenzione. Questo è probabilmente il mio preferito perché veramente fa la differenza. Come pronunciate questa parolina? Non. E questa? Con. E fin qui tutto bene. Ma fate molta attenzione. Se dopo non, con, in abbiamo una parola che comincia con B come Bari o P come Padova, allora la N diventa una M. La N di Napoli diventa la M di Milano. Attenzione, solo, e sottolineo solo, nella pronuncia, non nella scrittura. Nella forma scritta la N rimane N. Mi raccomando, io non parlo molto. Notate come anche per me è un po' difficile pronunciare non parlo, perché la mia bocca si trova a fare dei movimenti molto diversi tra loro, molto vicini. Non parlo. Ma se mettiamo una M, tutto diventa più facile. Non parlo, perché la mia bocca continua a fare quello che stava facendo. Non parlo, non parlo, non parlo. Oppure abito in periferia. Abito in periferia. Notate la differenza? O anche vengo con Barbara. Vengo con Barbara. Sentite come suona molto meglio? Un metodo davvero efficace per esercitare la vostra pronuncia italiana è lo shadowing, che consiste nell'imitare fedelmente un parlante, ripetendo quasi in simultanea allo stesso tempo ciò che ascoltate.
è veramente un ottimo modo per migliorare la pronuncia, ma anche l'intonazione, la fluidità. E a questo proposito potrebbe tornarvi utile NordVPN, che sponsorizza questo video. NordVPN non solo protegge la vostra privacy nascondendo il vostro indirizzo IP, ma vi permette anche di connettervi a internet come se vi trovaste in un altro paese. Nel vostro caso potete utilizzarla per navigare come se foste in Italia e accedere così a tutti i siti italiani senza limitazioni. O potete guardare le vostre serie TV preferite del vostro paese quando siete all'estero. Il costo è di appena un paio di euro al mese. Inoltre avrete anche a disposizione il Password Manager, che vi permette di salvare e sincronizzare in modo sicuro le vostre credenziali su ogni dispositivo, così da non rischiare mai di perderle. Insomma, comodità e sicurezza in un'unica soluzione. A proposito, se vi iscrivete attraverso il link in descrizione o inserendo il codice coupon LERNAMO riceverete anche 4 mesi gratis. Siamo già al punto numero 4, i pronomi doppi. Chiaramente stiamo parlando di pronuncia. Se cercate una lezione su come funzionano i pronomi doppi, vi lascio la nostra lezione, il video sull'argomento, qui in alto nella card o giù in descrizione. Dopo aver guardato questo video potete passare a quello. In particolare ci occupiamo della pronuncia dei pronomi doppi quando vengono uniti al verbo. Verbo che, mi raccomando, è all'imperativo, al gerundio o all'infinito. Qui veramente si crea un problema. Perché? Se mettiamo i pronomi doppi davanti al verbo, sono tutte parole separate. Te lo compro, glielo regalo, ve lo racconto. Ma quando i miei studenti, e sono sicura tutti gli altri studenti di italiano, vedono quelle parole lunghissime con un gerundio e 2 pronomi, un infinito e 2 pronomi, si mettono le mani nei capelli e dicono: dove va l'accento? Come pronuncereste questa parola? Raccontamelo. Raccontamelo. Questa è la pronuncia corretta. Spesso sento dire raccontamelo, raccontamelo. Raccontamelo. Ma perché? È molto semplice. Come sempre io dico, il verbo è il re della frase. Lui decide letteralmente tutto, anche l'accento. Quando unite uno o più pronomi al verbo, dovete comunque mantenere l'accento originale del verbo. L'imperativo di raccontare è racconta, racconta. Lì dovete lasciare l'accento. Raccontamelo, raccontamelo, dammelo. Dammelo, dammelo, dimmelo, fammelo, ascoltalo, procuracelo, compratelo, non comprartelo. Notate
Con questa tecnica è molto più facile. Pensate all'imperativo, compra, aggiungeteci dopo i pronomi. Compratelo. Adesso ho un esercizio per voi. Come pronunciate questa parola? Andandomene, andandomene. Qui c'è un gerundio, andando, andandomene, andandomene. Quinto punto, il suono t. Dovete sapere che la Z in italiano ha due pronunce diverse. La Z sorda, z, e la Z sonora, z. Notate la mia bocca. Z. Con la Z sonora il mio sorriso si allarga un po'. Z. Esempi di Z sorda: pizza, grazie, zucchero, pazzo. Esempi di Z sonora: zero, zaino, romanzo. Purtroppo non c'è una regola fissa su quando utilizzare la Z sonora e quando la Z sorda. Me lo chiedono molti studenti, ma questa è sempre la mia risposta. Ogni parola va imparata con la sua pronuncia corretta, ma posso darvi alcuni suggerimenti utili. All'inizio di una parola spesso è sonora: zaino, zero, zanzara, zucchero no, è un'eccezione. La doppia Z è quasi sempre sorda: pizza, pazzo, tazza, piazza. Ma attenzione alle eccezioni: mezzo, rozzo, azzurro. In queste parole c'è una doppia Z, ma è sonora. Anche in questo caso, con la pratica e molto ascolto, pian piano vi verrà naturale. Punto numero 6. L'articolo il. Graziana, questa è una delle parole più facili da pronunciare in italiano. Il. Mi spiego meglio. Il problema è quando il è seguito da un'altra parola che comincia con la L. Perché? Perché anche in questo caso, come abbiamo visto per la N, si crea un problema di difficoltà nella pronuncia. Il limone. Diventa molto difficile pronunciare così le due parole, soprattutto quando lo facciamo velocemente. Il limone. Suona poco naturale. Cosa si fa allora? Dovete immaginare un'unione delle due parole. Il limone. Suonerete molto più naturali e il vostro italiano scorrerà meglio. Il libro, il lavoro, il lessico, il lampione. Ma non è finita qua. Perché? Perché se dopo l'articolo il
abbiamo una parola che comincia con R, come Roma, le cose diventano un po' più complicate, perché per noi italiani è difficile pronunciare, anche in questo caso, le due parole separatamente. Il re. Cosa facciamo dunque? La L si trasforma e diventa una R a sua volta. Diventa quasi una doppia R. Ripeto, solo nella pronuncia, non nella scrittura. Il re. Il regalo. Il rasoio. Stessa cosa anche se davanti a queste parole abbiamo una preposizione articolata. Del regalo? No, del regalo. Al re? No, al re. Alla newsletter? No, alla newsletter. Non è vero, questo non cambia, sono solo qui a fare la simpaticona per ricordarvi di iscrivervi alla nostra newsletter, perché potrete ricevere ogni settimana nella vostra casella di posta un episodio di una storia. Quindi scoprirete le avventure dei personaggi, ma anche un ripasso grammaticale proporzionato al vostro livello di italiano, esercizi, curiosità. In più anche io vi mando delle mail, quindi delle curiosità, degli approfondimenti sulla lingua o sulla cultura italiana, e in più potete ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, che fa sempre comodo, no? A questo proposito potete anche iscrivervi ai nostri gruppi WhatsApp, Instagram o Telegram. Ma adesso, come promesso, un punto molto importante, perché da stranieri spesso fate fatica a comprendere un italiano che nel suo discorso utilizza una parola straniera, magari nella vostra stessa lingua madre. Ma perché succede questo? Perché noi italiani tendiamo a pronunciare le parole straniere in una versione un po' italianizzata, cioè proviamo a mantenere la pronuncia originale, ma un po' a causa del nostro accento, un po' a causa della velocità, tendiamo a italianizzarla. E questo mi capita spesso con i miei studenti. Stiamo parlando in italiano, stiamo facendo una conversazione in italiano, e quando io parlo spesso uso delle parole inglesi, ad esempio, o spagnole, ma le pronuncio nella versione italiana. E mi accorgo che il mio studente non capisce, anche se la persona di fronte a me è americana. Ad esempio, sai, proprio ieri sono andata al bar con la mia amica, abbiamo fatto un aperitivo e ho mangiato un sandwich. La prima volta uno studente era come: cosa? Un sandwich. Ma che parola è? Un sandwich. E poi abbiamo notato che il problema era la mia pronuncia di sandwich. Stessa cosa con hamburger o con computer. E questo succede non soltanto con me,
ma anche quando si guardano programmi TV italiani, film italiani, podcast, perché noi italiani pronunciamo le parole straniere in maniera italianizzata. Perché succede questo? A volte la persona non parla inglese per niente o non molto bene. Altre volte, come nel mio caso, sappiamo la pronuncia corretta. La pronunciamo correttamente quando parliamo in inglese o in spagnolo, in francese. Ma la italianizziamo quando parliamo in italiano. Se io vado in un bar in Italia, chiederò un toast, un sandwich. Se vado in uno stesso posto, però all'estero, chiederò un toast, un sandwich. Il problema è che se lo faccio qui, rischio che la persona che lavora nel bar non mi capisca, perché magari non conosce l'inglese, non è abituata alla pronuncia standard di quelle parole straniere. Oh no, Graziana, ma allora noi cosa possiamo fare? Se potete, cercate di ammorbidire un po' la pronuncia di queste parole quando state parlando in italiano. Cercate di italianizzarla un po', se possibile. Come fare, però? Ho un segreto. E il segreto è la fine, la parte finale di queste parole. Infatti, in italiano, le parole non possono terminare in una consonante. Anche quelle come non, con, che abbiamo visto prima, comunque non si usano mai da sole, per esempio alla fine di una frase. Saranno sempre connesse alla parola immediatamente dopo. Ma moltissime parole straniere terminano in consonante. E quindi cosa succede? L'italiano deve comunque mantenere la sua musicalità e la sua melodia. Ecco perché ci aggiungiamo una vocale finale. Non davvero una vocale, si tratta piuttosto di un suono vocalico, schwa, come perché, ripeto, noi italiani non riusciamo a non terminare le parole in questo modo, con un suono vocalico. Quindi non diremo toast, diremo toast, non diremo smartphone, diremo smartphone. Non diremo leader, diremo leader, leader. Non diremo weekend, diremo weekend. Non diremo manager, diremo manager, manager. E non diremo follower, diremo follower. Stessa cosa con altre lingue, ad esempio baguette, diremo baguette, la baguette. Quindi, se volete suonare come dei veri italiani quando parlate italiano, anche se usate parole nella vostra lingua madre, perché noi le usiamo anche, aggiungetevi un alla fine. Ora, il problema è, quando vado all'estero, secondo voi, devo chiedere una bruschetta o una bruschetta? Cioè, devo adattare il mio italiano alla pronuncia straniera o devo mantenere l'onore dei miei geni italiani? Cosa ne pensate? E fatemi anche sapere nei commenti se riuscite a pronunciare le parole
in spagnolo, in portoghese, in inglese, quindi nella vostra lingua madre, ma in forma italianizzata. Ma adesso è tempo di esercizi. Vi lascio 5 frasi sullo schermo, provate a pronunciarle e dopo le leggeremo insieme. Come leggete queste frasi? Se avete bisogno di tempo potete mettere in pausa il video. Vi ricordo che sul nostro sito web lernamo.com trovate una guida scritta, tutti questi punti con più approfondimenti, più esempi, gli esercizi automatici per ripassare e un podcast per ascoltare tutto questo quando e dove volete. È una cosa di cui sono molto orgogliosa. Se andate nella sezione lezioni potete cercare facilmente quello che desiderate, l'argomento che desiderate. C'è proprio una bella barra di ricerca, digitate il vostro argomento e magicamente apparirà. Se non dovesse esserci, lasciateci un commento, significa che non ho ancora realizzato un video sull'argomento e lo farò. Inoltre vi ricordo che se volete migliorare il vostro italiano e la conoscenza dei verbi pronominali, ho realizzato un test proprio su di loro, vi lascio il link in descrizione. E adesso soluzioni. Il ragazzo porta il limone al ristorante. Lo ripeto più lentamente. Il ragazzo porta il limone al ristorante. Il ragazzo porta il limone al ristorante. Non parlo mai con Barbara in palestra. Non parlo mai con Barbara in palestra. Non parlo mai con Barbara in palestra. Vorrei una pizza margherita, grazie. Vorrei una pizza margherita, grazie. Vorrei una pizza margherita, grazie. Qui sono stata un po' cattiva. Restituiscimelo subito, per favore. Restituiscimelo. Restituiscimelo. Restituiscimelo subito, per favore. Ho scaricato una nuova app sul mio smartphone. Ho scaricato una nuova app sul mio smartphone. Ho scaricato una nuova app sul mio smartphone. Com'è andata? Fatemelo sapere nei commenti. Non dimenticate anche di provare NordVPN per accedere al catalogo italiano. Il link è in descrizione. Io vi saluto e vi aspetto prestissimo in un nuovo video.